Una bella novità è arrivata sui nostri iPad. Luminar, l'applicazione molto famosa che sicuramente qualcuno di voi conoscerà, avete già visto su Mac, Windows, di ritocco fotografico a livello professionale, è arrivato su iPad in modo molto più ristretto, ma quello che ha è sufficiente per sorprenderci ancora una volta, perché lo sapete che è un'applicazione abbastanza diciamo non strana, ma con qualche funzione che sicuramente da altre parti non abbiamo visto. L'unica pecca di questa applicazione, che si occupa di ritoccare le vostre foto anche in RAW, è di non poter salvare il progetto. Quindi una volta, vi ho avverto adesso, ma ho avvertito nel video più volte, una volta che avete editato la vostra immagine e condiviso e tornato indietro praticamente nella pagina principale, che poi è quella di foto dell'applicazione foto, la vostro editing è perso per sempre, non potete recuperarlo come succedeva e succede tuttora su Snapseed. Per andare a vedere questo video ovviamente vi chiedo di iscrivervi in massa al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro, e andiamo subito a vedere Luminar per iPad. Eccoci sulla pagina ufficiale di Luminar, ok, dove potete iniziare andare a vedere ovviamente cosa offre questa applicazione, che è ben diversa da tutte quelle che abbiamo visto sul canale o avete visto in giro, ecco, ed è anche diversa da applicazioni tipo Lightroom, perché innanzitutto è meno complessa e poi non ha ovviamente tutte le funzioni che hanno le applicazioni un po' più grandi. E la prima funzione che non ha è quella di salvare il progetto, e questa cosa non mi è tanto stata simpatica, però come potete vedere ne abbiamo per tutti i gusti, ok, di ovviamente di funzioni, anche la funzione che ovviamente in Luminar chi usa questo pacchetto sui PC, su Mac lo sa, il cambio dello sfondo del cielo, che questa è una cosa che mi ha fatto impazzire veramente. Quindi se volete scaricare l'applicazione andate sul sito ufficiale o in descrizione sul link, cliccate su scarica ora e ovviamente vi sarete catapultati all'interno dell'Apple Store. Ecco, come prima cosa andiamo a vedere sicuramente quanto costa averla per un anno. Quanto costa per averla per un anno questa bella applicazione? Non costa tantissimo, anche se, come dico, e io sapete sono onesto, ha un po' di limitazioni. Ok, quindi per una trentina di euro, no scusate, 24 euro, vi portate a casa un'applicazione che è rivolta verso i social sicuramente, ma anche ovviamente a persone che vogliono stampare, più che altro a persone che sono diciamo amatoriali, non amatoriali, che amatoriale è una brutta parola, amano la fotografia e non sono professionisti del settore, però vogliono migliorare le loro foto per poter pubblicare sui social, ma non è detto che poi venga usato anche dai professionisti. Quindi non ci resta che andare a scaricare, io il mouse che fa le bizze, ma poi lo cambierò perché mi ha stufato. Ci resta che andare a scaricare e ovviamente lanciare l'applicazione per vedere innanzitutto la prima pagina. Buenos ragazzi, andiamo ad aprire la nostra applicazione Luminar per iPad. A me ha fatto impazzire, sapete che dobbiamo dare tutti i permessi del caso. Qua inizia a farci il tour di tutto quello che si può fare, ma lo andremo a vedere nel dettaglio in questo tutorial, perché sapete Gennaro va abbastanza diciamo in profondità, no? Vi va a far vedere ovviamente tutte le funzioni che avete. Ecco, andiamo ovviamente a sbloccare le foto ed ecco qui la nostra applicazione. Ecco, io ho già un abbonamento per 7 giorni, quindi l'avevo già sbloccata, però potete ovviamente provarla per 7 giorni. La prima cosa che ci propone di fare è andare a caricare un'immagine, e adesso la andremo a caricare subito. Come potete notare si apre proprio la schermata di foto, proprio compatibile con l'applicazione foto, la stesso menu di navigazione, la stessa navigazione che abbiamo in foto. Quindi possiamo andare innanzitutto a cercare un'immagine, se vogliamo iniziare da questo. Io vado a prendere un paesaggio.
quindi ci accorgiamo che funziona anche la ricerca, ok? Vado a prendere un paesaggio perché poi ci servirà ovviamente per varie dimostrazioni. Una volta che abbiamo scelto l'immagine, possiamo andare ovviamente nei nostri album, eccetera, eccetera, possiamo andare a caricare la nostra foto. Però prima di iniziare torniamo un attimino indietro, tanto modifiche non ne abbiamo fatte, per farvi vedere che qua sotto ci sono due iconette. La prima potete ovviamente andare a caricare un'immagine da un disco esterno oppure da iCloud se volete, e qui possiamo ovviamente andare ad abilitare la fotocamera per poter fotografare, ok, in diretta, e ovviamente poi diciamo andare a editare ovviamente subito la nostra immagine. Ecco, io non ho un iPad così performante, quindi non consento, perché tanto l'iPad è rimasto il 2017 all'iPhone 7, quindi sì che non ci faceva brutte foto, ma se avete un iPad ovviamente più piccolo e performante potete utilizzare questa funzione. Quindi riandiamo a cliccare su un paesaggio nuovamente e andiamo a vedere subito che si apre, ok, Luminar, ok, in questa posizione. Ecco, ovviamente dove lo lasciate si apre, adesso ovviamente la prima apertura. Ecco, chiudiamo subito questa scheda e cominciamo da questa in alto. Non è vero, non cominciamo da questa in alto, ma cominciamo da questi menu, da questo menu, da queste iconette. Cosa sono queste iconette? Qua abbiamo ovviamente, per tornare indietro, se la foto l'abbiamo finita, ricordatevi che non salva, quindi dovete condividere la vostra modifica e poi farne un'altra. Non potete riprendere la modifica da una foto già modificata. Questa è un svantaggio perché 1 a 1 per 1 a 0 per Snapseed e palla al centro, perché Snapseed sapete che su iOS si può ritornare a editare un'immagine che è stata salvata con Snapseed, e quindi qui non si può fare. Peccato. Questa è una cosa tutta in diretta, quando avete fatta basta, è finita lì. È per questo che non so se terrò questa applicazione, però è interessante le funzioni che ha, sicuramente. Iniziamo da questa. Abbiamo la possibilità di andare ovviamente a tagliare la nostra immagine. Innanzitutto possiamo andare a drizzare qua, se c'è l'orizzonte, degli alberi storti, qualsiasi cosa. Qua abbiamo la possibilità di andare a girare, ok, a ruotare la nostra immagine, e qui abbiamo due flip, orizzontale o verticale, ok, come ovviamente in tutti i programmi. E qui abbiamo la prima cosa bella, come dicevo la canzone, il ridimensionamento dell'immagine. Se vogliamo ovviamente andare a modificare l'immagine così, diciamo, originale, mano libera, quello che è, oppure vogliamo dare già una sembianza per questi tipi di social, uno, Facebook, eccetera. Io lascio originale, vi faccio vedere perché. Io ovviamente adesso con le manigliette, lo sapete che con le manigliette è uguale, identico a foto, possiamo ovviamente andare a decidere di croppare la nostra immagine. Ecco, il crop non è distruttivo, quindi quando voi non uscite, ovviamente possiamo anche muoverla, non uscite ovviamente dal vostro editing, potete ovviamente, se siete ancora all'interno dell'editor, andare a rifare un altro crop. Ecco, qua c'è il lucchetto. Se non lo andiamo a sbloccare, che succede? L'avete già capito, ovviamente il crop è a mano libera, ok, potete andare a mano libera a fare il crop. Penso che sia ovviamente la seconda voce, infatti, quindi la seconda voce è proprio mano libera. Di qua abbiamo ovviamente la possibilità di andare a ruotare la nostra foto per dare uno scatto, per dare ovviamente una composizione un po' diversa, e qua vedete che lui tac, rimette tutto a posto. Una volta che abbiamo fatto diciamo la nostra ridimensionamento, possiamo andare su fatto. In quest'iconetta abbiamo la possibilità di andare a rimuovere diciamo un oggetto, una cosa che non vogliamo che apparga sullo schermo. Questo l'abbiamo già fatto con Photoroom, quindi lo sapete come fare. Appena disegnate sopra, diciamo che l'oggetto viene tolto. Vediamo un po', io non ho niente da togliere qua, perché qua non mi sembra che ci sia niente da togliere, quindi provatevelo, ok, una volta
che avete elevato l'oggetto, andate di qua, oppure se non volete applicare questa operazione fate a nulla. Andando avanti, qua abbiamo tipo lo scatto con tutti i vari parametri che riguardano questa foto. Qui dentro abbiamo qualche opzioncina, c'è il suono che ecco una cosa che non vi ho detto, ovviamente dovete loggarvi, ok, con un qualsiasi diciamo account, e c'è anche ovviamente quello della Apple, prima di utilizzare questa applicazione. Qui abbiamo il suono perché ci sia un piccolo feedback sui comandi, fa tic tac tuc tac, e poi niente, qua tutto riguarda l'assistenza, chi siamo, cicciop. Qui abbiamo invece la possibilità di andare a condividere su foto, oppure ovviamente la condivisione di iOS, sapete che possiamo portarci in giro per il mondo la nostra foto dove vogliamo. Ecco, la condivisione vabbè, qui mi dice sì, diamoci il sorrisetto perché è veramente carina questa applicazione qua, non ora, grazie. Ok, rifacciamo di nuovo questo perché ha preso il controllo, quindi posso andare a condividere, ma non esce fuori il menu. Allora condividi, l'ha già condivisa, ok. Posso andare a condividere ovviamente dove mi pare, su file, su un altro programma, su un'altra applicazione, posso ovviamente condividerlo con gli amici, fare quello che voglio, quello che facciamo di solito in iOS. Bene ragazzi, andiamo a vedere ora questa parte qui, e sicuramente questa parte che è molto molto interessante. Però prima di fare questo facciamo 2 tap sullo schermo, 3 tap per tornare indietro, 2 tap, 2 tap, 2 tap, 2 tap, non 3 tap ma sono 2 tap, 2 tap e 2 tap per zoomare, oppure col pitch to zoom si può zoomare liberamente dove si vuole. Tutto questo che è da questa parte qui riguarda l'editor, ok? L'editor proprio dell'immagine stessa. Vedete questo tasto che è un on-off, praticamente spegne e accende ognuna di queste, diciamo, schede, ok? Di ognuno di questi parametri. Analizziamo la prima. La prima, diciamo, il primo strumento è proprio quello che riguarda tutti i parametri che è possibile cambiare. Iniziamo da qua che abbiamo l'ammanciamento del bianco con la temperatura e la tinta, quindi possiamo modificare questi 2 parametri. La cosa carina che 2 tap su ognuno di questi parametri e tutto torna in default, ok, molto 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 carina. Qui abbiamo la possibilità di andare a cambiare le luci, ok, vedete che cambiano le luci, e qui ecco qua sentirete, adesso non lo sentite ma sentirete un piccolo feedback quando cliccate su uno di questi comandi. Qua abbiamo le ombre, ok, qua abbiamo i neri, scusate, i bianchi, se io li alzo, c'ho il mouse ragazzi che è veramente una cosa indecente, vedete i bianchi, e qua alzo i neri, ok, e anche qua ovviamente 2 tap, 2 tap, 2 tap, ce l'ho do col dito, 2 tap e 2 tap, ovviamente si torna tutto in default. Perfetto. Qui sotto abbiamo la parte che riguarda il contrasto, ok, il contrasto che io vado a destra, cioè sinistra o destra, aumento o diminuisco ovviamente il contrasto. Anche qui sempre vale la stessa regola, 2 tap si torna in default. Sotto abbiamo invece la vignettatura. La vignettatura funziona così: tutto a sinistra abbiamo la vignettatura che è sul nero, mentre tutto a destra abbiamo la vignettatura che è tutta sul bianco, ok? A seconda di quante ne mettete ovviamente, ok, la densità. Ovviamente un tap, 2 tap anche qui e si ritorna, ok, in default. Sotto invece abbiamo la possibilità di andare a 2 parametri, vivezza e destra e sinistra, e su e giù saturazione. Quindi se vogliamo levare mettere in bianco e nero, questa è la saturazione, che vedete che cambiano i parametri su, e invece destra e sinistra cambiano i parametri. Ok, anche qua ovviamente un doppio tap e torna di default tutto. Non so perché l'ha messa insieme questa funzione, però. Ma la cosa che vi faccio vedere ovviamente è questa. Se io alzo adesso l'esposizione, sapete che su un JPEG l'esposizione è difficile, poi andiamo a prendere un RAW,
Se vado sul tastino rosso e lo spengo, ovviamente le funzioni vengono spente tutte, ok? Quindi abbiamo capito anche quella funzione lì. Allora, la prima cosa, però andiamo a prendere un row, ragazzi, così facciamo le cose per bene. Ecco, vedete, ci dice di condividere oppure di andare a cancellare la nostra immagine. Ecco, tornando indietro la nostra immagine è bella che persa. Ecco, questa è una foto scattata in RAW, ok? Quindi ora, se io andassi di nuovo qua e vado a agire sull'esposizione, qui sì che possiamo agire veramente sull'esposizione, quindi non su una JPEG, ragazzi, togliamocela veramente dalla testa sta cosa qua. Benissimo, la seconda opzione che troviamo è un miglioramento dato dall'intelligenza artificiale. Ovviamente, ragazzi, tutti questi parametri sono più che altro visivamente, ok? Come dire, li potete andare a palpare visivamente. Ecco, non c'è niente di parametro, non c'è il 5.1, 7.8 di un parametro all'altro. Qua andate solamente a vostro gusto e ovviamente visivamente parlando. Quindi non, diciamo, questa ghiera non va messa qui per forza o non va messa qui per forza, ok? Va messa dove voi visivamente visivamente vedendo proprio visivamente vi accorgete che la vostra immagine cambia in meglio. E questo è il primo miglioramento. E poi andiamo sotto che c'è il secondo miglioramento. Anche questo è sempre dato dall'intelligenza artificiale e quindi è sempre soggettivo, ok? La cosa che migliora è sempre soggettiva. Voi vi piace, non vi piace e ve la fate come volete. Ok, iniziamo. Anche qua ovviamente c'è una parte di intelligenza artificiale e questa qua già è interessante perché si tratta delle luci, ok? Questo è il parametro che si occupa delle luci in lontananza, ma adesso ovviamente essendo, diciamo, come dire, dietro, vedete che si è scurito un po' dietro. Se io invece vado a fare così si dovrebbe schiarire davanti e quindi vedete proprio è il comando che dà la luminosità, diciamo, in profondità, ecco, profondità di, una specie di profondità di campo, ok? In primo piano e secondo campo. Qui con questa ghiera invece qua, questa ghiera che c'è qua, vado col dito poi, cambiamo la profondità di questo, diciamo, di questo parametro. Vedete che già, ragazzi, già ci accorgiamo che guardate i vetri, ok? Guardate i vetri, ok? I vetri, come vengono fuori i riflessi, ok? Quindi già ci accorgiamo che questa applicazione ha i numeri, ok? Per fare delle, diciamo, poi magari può darsi che domani in un aggiornamento implementino la cosa di salvarlo, perché è veramente brutta questa cosa qua che non salvi un suo file, però vi accorgete che già con questi parametri possiamo migliorare, ha sparato forse nel microfono, migliorare al 100% la nostra immagine. Ok, qua sotto si tratta di paesaggi e qui dobbiamo andare a prendere un paesaggio, ovviamente. Ecco, io faccio così adesso, vado qua, faccio condividi, ok? E me la vado a salvare perché mi spiace che questa immagine sia andata persa. Magari possiamo poi ritornare, ecco, potrebbe essere una cosa di questo genere, no? Mettiamoci una, come dire, una toppetta in questa cosa. Io ho salvato l'immagine, so ovviamente com'è, diciamo, perché poi se io vado, adesso esco, faccio già la prova e ritorno, i parametri non sono ovviamente questi della foto, ok? Oppure non lo so, poi faremo le nostre prove e i dubbi ce li toglieremo. Vado indietro e vado a prendere un altro, ovviamente un altro paesaggio sempre in RAW. Ok, sempre in RAW, prendiamo un paesaggio. Ok, ecco qua un paesaggio. Ecco, la possiamo fare una prova. Sapete che ci sono sempre questi disturbi di lenti su ovviamente i cellulari. Facciamo così, andiamo qua e andiamo a togliere questa. No, ragazzi, che non questa, questa funzione, forse io l'ho fatta male. Andiamo a nulla,
ok, e riandiamo qua, forse bisognerà aumentare di grandezza ovviamente la nostra immagine, così così, e andare qui e fare ok, una cosa più da certosino, ok, va bene? E questa funzione l'abbiamo vista. Andiamo per andare ovviamente a confermare il tutto. Questo mouse sta impazzendo, ormai è impazzito. Perché vi ho ovviamente portato un tramonto? Perché questo, il sole, è proprio quello che si occupa del tramonto e dell'alba. Adesso qua ragazzi, io non so se è un tramonto o l'alba, comunque andando in giù, ovviamente andando in su è un'alba e andando in giù è un tramonto. Vedete come lui cambia i colori a seconda della situazione e vi accorgete anche qua dalla presenza di questo diciamo di questa montagna, ok, stilizzata. Quindi avete visto che carino che è questa funzione. Adesso andiamo a prendere un altro row perché un altro comando riguarda il fogliame. Questo qua ovviamente dovrebbe ringaluzzire il nostro fogliame, quindi abbiamo anche qua, vedete, il range è proprio questo, ok, che si occupa di questo ovviamente comando e questo qua, quindi possiamo agire. E l'ultimo è la nebbia, quindi se avete la nebbia potete levare. Io non ho foto con la nebbia, però questa è ovviamente quello che potete fare per migliorare il paesaggio. Poi andiamo avanti con i dettagli sapete cosa sono, aumenta il dettaglio della foto, ovviamente questo qua possiamo anche lasciarlo com'è, ok, anzi lo spegniamo proprio perché no, vabbè, questa funzione non è mai piaciuta, anche su Snapseed non la uso mai, quindi possiamo spegnerla e andare avanti con le curve. Le curve, cosa sono le curve? Le curve sono quei parametri che ci permettono, ovviamente se io prendo di qua il mio pallino, lo tiro su, ci permettono di schiarire, ok, l'immagine. Se invece vado qua, da questa parte qui, vedete schiarire, dopo ci ho messo una mezz'ora, e andiamo di qua a scurire l'immagine, ok? Anche qua se vado ovviamente a cliccare 2 volte sui 2 pallini, ok, tutto torna come prima. Sotto ho ovviamente i 3 colori, se voglio per dire il verde, ok, ringaluzzire un po' il verde, schiarirlo, posso anche ovviamente prenderlo al centro, ok, vedete che adesso quando vedete che si è ringaluzzito il verde, quindi possiamo operare anche sulle curve volendo. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questa, è la sezione bianco e nero. Qui potete divertirvi, potete cliccare su questi parametri per far sì che la vostra foto diventi bianco e nero, quindi questo è diciamo un comando, non so, per fare foto in bianco e nero, cioè virare in bianco e nero, carino, molto carino. Allora ho caricato una foto del mare in RAW e volevo farvi vedere, tirando giù un pochino, ok, l'esposizione, cosa succede adesso nell'immagine, ok? Vedete cosa succede all'immagine RAW quando noi agiamo su un comando, ok? Dell'esposizione. Vedete che tiriamo proprio giù l'esposizione della nostra foto. Adesso andiamo qua e abbiamo una sezione bellissima. Questa è per ultima. Qui sapete che Luminar può cambiare lo sfondo del cielo, cioè proprio il cielo nella fotografia. Quindi ora qui ovviamente il cielo è un poco nuvoloso, quindi più o meno, ok, diciamo si avvicina a questi, ma non a questo. Quindi se io metto questo cielo qua, che succederà in questa immagine? Ecco che succede ragazzi. Ok, avete capito cosa fa Luminar? Cambia proprio il cielo. Qui, qua sopra, abbiamo lo spostamento, ok? Delle nuvole, per quanto riguarda i lampi, abbiamo le 4 direzioni, su, giù, destra e sinistra. Vado con le dita perché sennò qua non la finiamo più col mouse, vedete? Vado su, giù, a destra e sinistra. Posso anche andare a caricare un cielo, adesso ve lo faccio vedere, ne metto un altro, metto questo qua, ne posso andare a caricare uno, se lo avessi, ovviamente,
ma adesso può darsi che ce l'avremmo. E guardate un po', ragazzi, che roba. Ok, qua adesso lo vado a mettere in default 2 tap, sapete, 2 tap, quindi è andato in default. E io non dico niente perché mi sembra che parli da solo questo software, ok? La cosa bella è che possiamo andare, come dicevo, a mettere un cielo appreso dalla nostra libreria. Quindi adesso vabbè, vi faccio vedere che c'è anche il notturno, ok? Il notturno molto carino come cosa, oppure ci possiamo andare a mettere il cielo che vogliamo noi. Vedete, abbiamo 2 tipi di notturno. Adesso andiamo a caricare un cielo e vediamo che succede. Se andiamo qua sotto, vedete più, possiamo andare a caricare un'immagine che abbiamo ovviamente scaricato, acquisito, fotografato. Eccola qua, io prendo questa con la luna e vediamo che succede una volta che ci clicchiamo nuovamente sopra. Ragazzi, avete capito? Avete capito cosa succede? Ecco, forse è rimasta un po' di montagna della luna che c'era, però io adesso voglio vedere se vado in giù con queste iconette qua, che succede. Io, questa è una mia foto, è una mia foto, quindi capite che è una mia immagine, non è presa dalla libreria di Luminar, quindi lui adatta questa immagine, veramente, veramente strepitoso. Ragazzi, è bellissima. Abbiamo un'altra parte di Luminar che sono i filtri. Non so se poi questa parte qua vi piace o non vi piace, ok? Si applicano cliccandoci e diciamo si toglie l'applicazione ricliccandoci sopra. Come vedete qua l'effetto non è molto visivo. Andiamo a prendere sempre in RAW ovviamente un paesaggio, vediamo un po' se le cose cambiano. Ok, RAW, l'iPad sta per morire, io ve lo dico, aiutatemi a sovvenzionare un acquisto di un iPad. Ovviamente io scherzo, ragazzi. Allora prendiamo un po' questa, vediamo un po' applicandoci uno di questi cosa succede. Sì, vedete, andiamo giù che c'è la parte creativa. Bah, fate un po' voi. Questa parte qua ve la lascio a voi nei commenti, spulciatevela, vedete, se tanto 7 giorni di prova ce li abbiamo, quindi possiamo andare a vedere se questi filtri poi ci piacciono o meno. Penso che siano tutti di Luminar e vengano proprio da Luminar in persona, cioè l'applicazione che gira sui computer. Ecco, qua abbiamo ovviamente il valore, ok, di applicazione del filtro, quindi possiamo variare ovviamente l'applicazione variando questa ghiera che col mouse non funziona mai. Ok, quindi possiamo divertirci. Bene ragazzi, avete visto quante funzioni utili per editare le foto. Più rivolte ai social forse come editor, ma molto ben fatto. Diciamo parametri di base, parametri un po' evoluti, quello che serve, ok, per editare e anche per divertirsi, perché è un'applicazione molto divertente che avete visto che fa delle cose molto carine come sostituire il cielo in una foto e non è poco. Quindi ragazzi, se vi piace questo video condividetelo con i vostri amici, mi raccomando, e in ultimo vi chiedo sempre di iscrivervi al canale come al solito e azionare la campanella se volete ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, un abbraccio da Gennaro.